Pronti per un bel tuffo profondo, eh? Oggi si va all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Ah, Venezia. Punto di partenza per esplorare canali e gondole, ma prima di arrivare a quella magia, Sì. bisogna atterrare, no? Quindi ecco la nostra missione di oggi. Esatto, Armarvi di tutte le informazioni segrete dal sito web dell'aeroporto, proprio così. in modo da navigare il parcheggio, i trasferimenti e magari scovare qualche offerta interessante. Quindi vero. preparatevi per un'immersione pratica. Sì. User focus proprio basata sulle sezioni parcheggio e informazioni generali del sito dell'aeroporto Marco Polo. Ok, perfetto. Allora, iniziamo subito con il parcheggio, che è sempre un po' un punto interrogativo quando si arriva in aeroporto. Sì. Però ecco, il sito web dell'aeroporto fa un ottimo lavoro nel presentarci in modo chiaro tutte le opzioni. Vero. C'è il parcheggio per soste brevi, quello per le soste lunghe coperto all'aperto. Giusto. Addirittura abbonamenti mensili, una cosa che non tutti gli aeroporti offrono. Esatto, questa è una cosa molto utile per chi magari viaggia spesso per lavoro. Giusto. O per chi comunque si reca spesso a Venezia. Esatto, e soprattutto perché, come dicevi tu, non tutti hanno le stesse esigenze. Certo. Magari uno fa un viaggio di lavoro di un giorno e gli serve la sosta breve. Esatto. Un'altra parte per una settimana, e quindi ha bisogno di lasciare la macchina. Per più tempo. Esatto. E il sito è molto utile perché fornisce anche i costi indicativi, in modo da poter fare un confronto. Assolutamente. Scegliere l'opzione più adatta al proprio budget. Alle proprie necessità. E poi non dimentichiamoci dell'area Kiss and Fly, Ah sì, era che è un'idea geniale per chi deve solo accompagnare o prendere qualcuno in aeroporto, comoda. senza lo stress di dover cercare parcheggio. Esatto. Però a proposito di parcheggio, io non so voi, ma io ogni volta che vado in aeroporto cerco sempre qualche offerta per risparmiare. Beh. E indovinate un po' il sito web dell'aeroporto. Marco Polo ha un'intera sezione dedicata alle promozioni. Davvero? Sì, sì. Questa è una bella notizia. Quindi se siete dei pianificatori seriali o degli amanti dell'ultimo minuto, il sito web ha un asso nella manica per voi. Interessante. Ci sono sconti per la lunga sosta pacchetti settimanali e soprattutto c'è un consiglio prezioso che ci danno. Quale? Prenotare online spesso conviene. Ah, beh sì, certo, perché di solito prenotando online si riesce ad ottenere una tariffa migliore, Esattamente. quindi risparmiare. E una volta parcheggiata la macchina, come si raggiunge Venezia? E anche qui l'aeroporto offre diverse opzioni. Sì. Ci sono gli autobus Aquay Ali Laguna, Sì. i taxi privati, la classica combinazione autobus più vaporetto, Certo. addirittura navette private. Caspita, sembra un po' di essere un catalogo di viaggi su misura. E già c'è l'imbarazzo della scelta. Io immagino la scena sbarco dall'aereo e mi aspetta un taxi privato Ah, che bello. che mi porta direttamente al mio hotel sul Canal Grande. Il massimo del lusso. Però che non tutti cercano lusso, certo. Alcuni preferiscono la comodità, altri risparmio. E per fortuna il sito web ci viene incontro anche in questo caso, fornendoci i costi indicativi per ogni opzione. Quindi si può scegliere in base al proprio budget. Esatto, per esempio un biglietto a Laguna costa circa 15 euro, mentre per un taxi privato si parte da 120 euro. Beh, la differenza è notevole. Quindi se io fossi in famiglia con 2 bambini, il costo della Laguna moltiplicato per 4 persone diventerebbe un po' importante. Certo. Però mi chiedo, il taxi privato è per persona o è per l'intero tragitto? Questa è una buona domanda. Perché se fosse per l'intero tragitto, Sì, potrebbe essere un'opzione da non scartare. certo. Purtroppo il sito web non lo specifica. Bene, Magari chissà nella prossima sezione troveremo la risposta. speriamo. E a proposito di Ale Laguna, mi raccomando, ricordatevi che ci sono diverse linee di navigazione. Giusto. Non tutti i vaporetti portano a Venezia, bisogna scegliere quello giusto. È vero, meglio controllare bene sul sito, Esatto. per non rischiare di perdersi. Ma io volevo farvi notare una cosa del sito web che mi ha colpito particolarmente. Dimmi. La sezione dedicata ai passeggeri ha ridotta mobilità. Ah sì, l'ho vista anch'io. Parcheggi riservati a assistenza su richiesta. Sì? L'aeroporto sembra aver pensato proprio a tutto per garantire un'esperienza di viaggio confortevole a tutti. Molto attenti. E la cosa bella è che anche qui c'è la massima trasparenza sui costi. Sì, Il parcheggio PRM è gratuito per le prime 2 ore, poi si applicano le tariffe standard. ottimo. Niente brutte sorprese. Giusto. E poi c'è anche il Top Car. Il Top Car. Sì, un servizio che è chiaramente dedicato a una clientela specifica. Immagino. Però devo dire che il sito web lo presenta in modo molto allettante. In che senso? Parcheggio coperto servizi extra. Ah, interessante. Sembra quasi di entrare in una spa per auto. Ah. Però attenzione, ho notato un dettaglio, i prezzi dei servizi extra sono variabili. Ah, quindi è meglio informarsi prima. Esatto, prima di prenotare un lavaggio completo o un check-up meccanico, meglio dare un'occhiata al sito web.
Sì, un ottimo consiglio. Quindi finora abbiamo visto che il sito web dell'aeroporto Marco Polo non è solo un elenco di informazioni, Giusto. ma una vera e propria guida pratica Sì. per organizzare l'arrivo e la partenza. Molto utile. E non è finita qui, eh. Ah no. Nella prossima parte del nostro deep dive esploreremo altre sezioni del sito web, Ok. scoprendo ulteriori chicche e segreti per un'esperienza di viaggio ancora più piacevole e senza intoppi. Bene, allora aspettiamo la prossima puntata. Esatto, la prossima. Ciao. Bentornati al nostro viaggio virtuale nell'aeroporto Marco Polo. E sì? Nella prima parte ci siamo concentrati sul parcheggio e i trasferimenti da e per l'aeroporto. Giusto. Ma il sito web offre molto di più. Vero. E questa volta volevo concentrarmi su un aspetto che potrebbe interessare molti viaggiatori. Dimmi. Come raggiungere il Lido di Venezia direttamente dall'aeroporto. Quella splendida isola che ospita la mostra del cinema. Sì. E il sito web non delude le aspettative. Offre una panoramica completa delle diverse opzioni di trasporto con tanto di dettagli su costi e tempi di percorrenza. Perfetto. Un vero e proprio strumento di pianificazione per chi vuole godersi, appieno l'esperienza veneziana Lido incluso. Caspita, quindi anche per raggiungere il Lido la scelta non manca. No. Abbiamo il Laguna Taxi privati, la classica combinazione autobus più vaporetto. Sì, E addirittura navette private. esatto. Sembra quasi di essere in un catalogo di viaggi su misura. E già c'è l'imbarazzo della scelta. Assolutamente. E la cosa interessante è che il sito web non si limita a elencare le opzioni. Giusto, ma fornisce anche indicazioni preziose per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget. Ok. Ad esempio ci spiega che per chi cerca la soluzione più economica Sì. c'è l'autobus più vaporetto con un costo a partire da 15 euro. È una durata di circa 90 minuti. Caspita, non avete mai minuti. Sì, Beh, immagino che dipenda molto dal traffico, certo. specialmente se si arriva in un orario di punta. Chissà se il sito web fornisce qualche consiglio su come evitare le ore più affollate. Purtroppo no. Peccato. Però è un'ottima osservazione. Grazie. In effetti chi viaggia con tempi ristretti potrebbe preferire un'opzione più veloce come il taxi acque privato, con tariffe a partire da 120-150 euro. Ok. È una durata di circa 35 minuti. Beh, certo, la differenza di prezzo è notevole. Sì, Però in alcuni casi la velocità e la comodità non hanno prezzo. vero. E per quanto riguarda l'Ali Laguna, Sì. ricordo che ci sono diverse linee, giusto? Esattamente, il sito web specifica che le linee blu e rossa collegano l'aeroporto al Lido con fermate intermedie. Un dettaglio da non sottovalutare. Giusto. Perché a seconda della propria destinazione finale potrebbe essere necessario scegliere la linea giusta. Certo. Il costo del biglietto singolo parte da 15 euro, Ok. ma sono disponibili anche abbonamenti per tratte multiple. Quindi se ho capito bene, per chi ha intenzione di esplorare diverse isole della laguna potrebbe essere conveniente acquistare un abbonamento. Esatto, potrebbe essere una buona idea. Ma c'è un'altra cosa che mi incuriosisce. Dimmi. Il sito web menziona anche i servizi navetta privati. Sì, Di cosa si tratta esattamente? si tratta di trasferimenti personalizzati in minivan e motoscafo. Ah, Un'opzione ideale per gruppi o famiglie che desiderano un servizio esclusivo. interessante. Le tariffe sono personalizzate in base al numero di passeggeri e al servizio richiesto, Ok. con prezzi medi a partire da 40 a 50 euro a persona. Beh, non male come alternativa. No. Quindi, ricapitolando, raggiungere il Lido dall'aeroporto non è poi così complicato. No. Grazie alle informazioni dettagliate fornite dal sito web, ognuno può scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget. Esatto. Ma c'è un'altra cosa che mi ha colpito. Cosa? Il sito web menziona una carta di servizi. Ah sì, Cos'è di preciso? è una sezione che spesso passa inosservata, Vero. ma che in realtà contiene informazioni preziose sui diritti dei passeggeri, Ah, sugli standard di qualità offerti dall'aeroporto e sulle procedure da seguire in caso di reclami o suggerimenti. Utilissimo. Un segno di trasparenza e attenzione al cliente che non guasta mai. Assolutamente, è come avere un piccolo vademecum a portata di click. Esatto. E a proposito di informazioni utili, ho notato anche una sezione dedicata ai bagagli e oggetti smarriti. Ah sì, Speriamo di non doverla mai consultare. e speriamo. Però in caso di necessità è rassicurante sapere che l'aeroporto offre supporto e assistenza. Beh, Il sito web fornisce indicazioni chiare su come comportarsi in caso di smarrimento del bagaglio, sì, su come contattare l'ufficio oggetti smarriti giusto. e sulle procedure per ottenere il rimborso o il risarcimento. Un servizio fondamentale. Assolutamente un servizio fondamentale per affrontare un imprevisto con la massima serenità. Esatto. E parlando di serenità, ho notato anche una sezione dedicata all'assistenza speciale per i passeggeri con autismo. Sì. Davvero un'iniziativa lodevole,
da parte dell'aeroporto. Sì, è un servizio gratuito che può essere richiesto al momento della prenotazione del volo o contattando direttamente l'aeroporto. Perfetto. Il sito web spiega che il servizio prevede l'accompagnamento del passeggero durante tutte le fasi del viaggio, Ah, che bello. dal check-in all'imbarco fino all'arrivo a destinazione. Fantastico. Un modo per rendere l'esperienza di viaggio più serena e confortevole per i passeggeri con autismo e per le loro famiglie. Un servizio davvero prezioso. Sì. E a proposito di famiglie, ho visto che il sito web dedica un'intera sezione alle famiglie e bambini. Sì. Cosa ci riserva questa volta? Beh, è una sezione ricca di informazioni utili per chi viaggia con i più piccoli, Ok. come l'elenco di servizi dedicati, Sì, le aree gioco presenti in aeroporto giusto. e consigli per rendere il viaggio più piacevole per tutta la famiglia. Ad esempio, Ad esempio, il sito web spiega che in aeroporto sono disponibili passeggini gratuiti, fasciatoi e aree gioco attrezzate. fantastico. Inoltre sono presenti ristoranti con menù dedicati ai bambini e negozi con prodotti per l'infanzia. Insomma, l'aeroporto Marco Polo sembra proprio a misura di famiglia. E sì, direi proprio di sì. Per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe, Sì, c'è qualche informazione utile per chi viaggia con animali domestici? certo, il sito web dedica un'intera sezione agli animali, Ok. fornendo informazioni dettagliate su come viaggiare con i propri amici a quattro zampe. Bene. Dalle regole per il trasporto in cabina alle procedure per l'ingresso in Italia. Quindi, se ho capito bene, anche i nostri pelosetti possono viaggiare in tutta sicurezza e tranquillità all'aeroporto Marco Polo. Lì sì. Ma dimmi quali sono le regole per il trasporto in cabina. Il sito web spiega che gli animali domestici possono viaggiare in cabina se di piccola taglia e se alloggiati in un trasportino omologato. Giusto. Per gli animali di taglia grande è invece previsto il trasporto in stiva. Capito. Inoltre fornisce l'elenco dei documenti necessari per l'ingresso degli animali in Italia, Ok. come il passaporto europeo per animali da compagnia e il certificato sanitario. Perfetto, quindi abbiamo visto che il sito web dell'aeroporto Marco Polo è una vera miniera di informazioni utili. Non solo per organizzare il viaggio, ma anche per scoprire servizi speciali e curiosità. Vero? Ma dimmi cosa ci aspetta nella prossima parte del nostro deep dive. Nella prossima parte ci addentreremo in un mondo di shopping, ristorazione e comfort, Ah, interessante. scoprendo cosa offre l'aeroporto per rendere l'attesa del volo un'esperienza piacevole e rilassante. Ah, non vedo l'ora, a presto per la terza e ultima parte del nostro viaggio virtuale. A presto. Eccoci arrivati all'ultima parte del nostro deep dive nell'aeroporto Marco Polo. Abbiamo esplorato parcheggi, trasferimenti e servizi speciali, ma diciamocelo, a volte l'attesa in aeroporto può essere un po' noiosa. Vero, però per fortuna il Marco Polo ha pensato anche a questo, Ah sì? trasformando l'attesa in un'esperienza piacevole e persino divertente. Ah beh, questa è un'ottima notizia. Il sito web ci svela un mondo di shopping, ristoranti e servizi premium che non ci aspetteremmo da un aeroporto. Allora, io direi di partire subito con lo shopping. Ok? Avete presente quell'entusiasmo pre-vacanza che vi spinge a comprare souvenir e regalini? Eh sì. Ecco, l'area shopping del Marco Polo è il posto perfetto per dare sfogo. Ha questa voglia irrefrenabile. Giusto. Boutique di moda duty free. Con prodotti tipici veneziani, immagino già le vetrine scintillanti che ci chiamano a gran voce. Eh sì. E per chi è sempre di corsa c'è anche il servizio Click and Collect. Ah sì, è vero. Si ordina online e si ritira comodamente in aeroporto prima della partenza. Un'idea geniale per risparmiare tempo prezioso. Tempo risparmiato, shopping fatto e la fame. E beh, certo, dopo tutto questo girovagare un languorino ci sarà venuto. Per fortuna il Marco Polo offre una varietà di bar e ristoranti per tutti i gusti e per tutte le tasche. Esatto, pizzerie, ristoranti, gourmet, caffè bar, insomma, ce n'è per tutti i palati. Quindi possiamo gustare un piatto di pasta al volo o concederci una cena raffinata con vista sulla laguna. Esatto. A proposito di viste mozzafiato e di esperienze raffinate, ho notato che il sito web parla di una Marco Polo Lounge, Sì. una sala VIP per i viaggiatori più esigenti. Un'oasi di pace e comfort dove rilassarsi prima del volo immersi in un'atmosfera elegante e raffinata. Ah, che bello! Il sito web ci svela un mondo di coccole, snack e bevande a gogo wifi gratuito per restare connessi ai giornali e riviste per chi preferisce la lettura a prese per ricaricare lo smartphone e persino una terrazza panoramica con vista sulla laguna. Wow, sembra davvero un'esperienza da VIP. Eh sì. Ma per chi come me è sempre in ritardo, c'è qualche soluzione per velocizzare le procedure aeroportuali? Certo, c'è il servizio Fast Track Ah, che permette di accedere più velocemente ai controlli di sicurezza e ai gate d'imbarco. fantastico, un vero salvavita per chi ha poco tempo a disposizione. Esatto. Insomma, il Marco Polo non si smentisce dall'arrivo alla partenza, tutto è studiato per rendere il viaggio un'esperienza piacevole e senza stress. Vero. E con questo direi che il nostro deep dive è giunto al termine. Già abbiamo esplorato ogni angolo del sito web, scoprendo informazioni, pratiche, servizi speciali e tante curiosità. Esatto, speriamo di avervi fornito tutte le informazioni necessarie
per organizzare al meglio il vostro viaggio a Venezia. E per partire con la giusta tranquillità. Un'ultima raccomandazione per i nostri ascoltatori: prima di partire per Venezia, consultate il sito web dell'aeroporto Marco Polo. Sì, è un alleato prezioso. È un alleato prezioso per pianificare al meglio il viaggio, scoprire offerte speciali e servizi a vostra disposizione. Esatto. In adesso vi auguriamo un buon viaggio a Venezia. Alla prossima, con un nuovo emozionante deep dive. Ciao! Ciao! Il message sur